Lezione 1. Pianificazione dell'incontro. Mi sembra un'ottima idea. A che ora dovremmo uscire a cena? Che ne dici se ci incontriamo alle 19? Ti va bene? Sì, perfetto. Ci dà abbastanza tempo per rilassarci prima di uscire. Fantastico! Non vedo l'ora di provare quel nuovo ristorante di cui abbiamo parlato. Anch'io. Ho sentito cose fantastiche sul loro menù. Sarà divertente sperimentare qualcosa di nuovo insieme. Assolutamente sì. Adoro scoprire nuovi posti dove mangiare. Ed è sempre meglio quando condividi l'esperienza con qualcuno di speciale. Non potrei essere più d'accordo. Non perdiamoci d'animo e scattiamo qualche foto mentre siamo lì. Lezione 2. Superare la tristezza. Essere tristi non fa bene a nessuno, è importante trovare il modo di risollevarci. Sono completamente d'accordo. Non serve a niente compatirsi, non fa che prolungare la negatività. Esatto. Concentrarsi sugli aspetti positivi può davvero aiutare a cambiare il nostro atteggiamento mentale. Sì, si tratta di trovare cose che ci diano gioia e appagamento. E a volte questo significa chiedere supporto agli amici. Assolutamente sì. Parlare dei nostri sentimenti può alleggerire il peso che portiamo. Inoltre, dedicarci ad attività che amiamo può reindirizzare la nostra energia verso qualcosa di costruttivo. Sì, impegniamoci a fare insieme cose che ci rendano felici. Mi piacerebbe molto. È importante creare un ambiente di reciproco supporto. Lezione 3. Affrontare le molestie. Le molestie sessuali sono una forma di intimidazione e abuso di potere che causa molto stress a molti dipendenti, sul posto di lavoro. Sì, è un problema serio che può avere effetti duraturi sugli individui e sull'ambiente di lavoro. Assolutamente sì. È fondamentale che le aziende stabiliscano politiche chiare contro le molestie. Creare una cultura di rispetto e sostegno è essenziale per il benessere di tutti. Esatto. I dipendenti devono sentirsi sicuri e autorizzati a parlare apertamente. Sì, e la formazione può contribuire ad aumentare la consapevolezza e a promuovere la comprensione tra il personale. Insieme possiamo promuovere un ambiente di lavoro più sano affrontando apertamente queste problematiche. Certamente. È importante creare un ambiente in cui tutti si sentano apprezzati e rispettati. Continuiamo a dialogare e a sostenere chi ne ha bisogno. Lezione 4. Muoversi sui trasporti pubblici. Sì, la voce automatica annuncia ogni fermata, così non perderai la tua, il che è incredibilmente utile. Fantastico! Rende molto più facile viaggiare con i mezzi pubblici, non è vero? Assolutamente sì. È una caratteristica fantastica, soprattutto per i turisti che potrebbero non conoscere la zona. Sono d'accordo. Elimina molto dello stress di dover decidere dove scendere. Inoltre, ti consente di rilassarti e goderti il viaggio senza preoccuparti costantemente. Esatto! Adoro poter guardare fuori dal finestrino e ammirare il panorama. E se perdi la tua fermata, puoi semplicemente scendere alla fermata successiva e aspettare l'autobus successivo. È vero!
L'obiettivo è rendere l'esperienza il più fluida possibile per tutti. Quando esploriamo insieme la città, assicuriamoci di utilizzare il trasporto pubblico. Lezione 5. Piani del parco naturale. Sembra fantastico. Dove dovremmo andare per la nostra gita? Che ne dite di visitare il parco naturale locale? È un posto meraviglioso per godersi la natura. Adoro questa idea. L'aria fresca e la natura mi risollevano sempre il morale. Esatto! Inoltre, ci sono molti sentieri per passeggiate ed esplorazioni. E lungo il cammino potremmo anche avvistare qualche animale selvatico locale. Sì, è sempre emozionante vedere gli animali nel loro habitat naturale. Dovremmo preparare un picnic da gustare mentre siamo lì. Assolutamente sì! Un picnic renderebbe la giornata ancora più speciale. Pianifichiamo la nostra visita questo fine settimana, non vedo l'ora di viverla insieme. Lezione 6. Servizi in camera. Ho capito che c'è un frigorifero nella stanza, ma mi scuso per l'inconveniente se non funziona correttamente. Grazie per avermelo fatto sapere. Un frigorifero può essere davvero utile, soprattutto per tenere al fresco snack e bevande. Sì, è essenziale per rendere il nostro soggiorno più confortevole, non è vero? Assolutamente sì! Avere delle bevande fresche a portata di mano è davvero un bel gesto, soprattutto dopo una lunga giornata. Se c'è un problema, posso aiutarti a risolverlo o magari fornirti un frigorifero. Sarebbe fantastico! Apprezzo la tua disponibilità ad aiutarmi. È un piacere. Voglio assicurarmi che il vostro soggiorno sia piacevole. Grazie. È bello sapere che il personale è attento alle nostre esigenze. Assicuriamoci che tutto sia a posto così potremo goderci il nostro tempo qui. Lezione 7. Incorporare nuove abitudini. Fantastico! Hai intenzione di integrare altre abitudini nella tua routine? Sì, sto pensando di aggiungere più esercizio fisico alla mia routine quotidiana. Sembra un'ottima idea. Fare esercizio fisico regolarmente può davvero aumentare i tuoi livelli di energia. Sono d'accordo. Inoltre, aiuta a migliorare l'umore e il benessere generale. Esatto. A che tipo di esercizi stai pensando? Sto pensando di combinare yoga e jogging per rendere le cose più interessanti. Sembra un approccio equilibrato. Lo yoga può essere molto rilassante, mentre la corsa fa battere forte il cuore. Sì, e credo che avere varietà mi manterrà motivato e coinvolto. Sosteniamoci a vicenda nel nostro percorso di fitness, potrebbe essere divertente allenarci insieme. Lezione 8. Routine mattutine. Come inizi la giornata? Mi sveglio, faccio stretching e preparo il caffè per dare il via alla giornata. Sembra un modo rinfrescante per iniziare. Di solito mi piace meditare per qualche minuto prima. La meditazione è un ottimo modo per concentrarsi sulla giornata che ci aspetta. Sì, mi aiuta davvero a schiarirmi le idee e a dare un tono positivo. Dopodiché, penso che il caffè sia essenziale per ricaricarsi. Assolutamente sì! C'è qualcosa di confortante in una tazza di caffè caldo al mattino. Hai una miscela o uno stile di caffè preferito? Adoro un buon cappuccino.
È il perfetto equilibrio tra espresso e latte. Sembra delizioso. Ci vediamo presto per un caffè insieme. Lezione 9. Coinvolgere il pubblico. Quando si parla in pubblico, è fondamentale usare l'umorismo, fare domande e mantenere il contatto visivo con gli ascoltatori. Assolutamente sì. L'umorismo può alleggerire l'atmosfera e coinvolgere maggiormente il pubblico. Sì, e porre domande incoraggia l'interazione, rendendo l'esperienza più dinamica. Sono assolutamente d'accordo. Aiuta il pubblico a sentirsi coinvolto e connesso all'argomento. Anche mantenere il contatto visivo è fondamentale, dimostra sicurezza e crea fiducia. Esatto. Rende l'oratore più accessibile e comprensibile. Come ti prepari solitamente per una presentazione? Mi piace esercitarmi davanti allo specchio per sentirmi a mio agio con la mia esposizione. Ottima tecnica! Facciamo pratica insieme qualche volta, possiamo scambiarci feedback. Lezione 10. La città dei sogni. Si sa, New York City è spesso definita la città dei sogni, ma sembra che qui siano tante le persone che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Assolutamente. È affascinante come un luogo pieno di così tante opportunità possa essere circondato anche da così tanta povertà. Vero? È come se le luci soffuse e i grandi edifici oscurassero la realtà di chi vive in difficoltà. E nonostante tutto ciò, la gente è ancora attratta dall'energia e dalla vivacità della città. Esatto. Anche chi non vorrebbe vivere qui spesso si sente in sintonia con il suo spirito. È difficile da spiegare, ma c'è qualcosa di magnetico in tutto questo trambusto. Ma pensi che la città faccia abbastanza per aiutare chi è nel bisogno? È una domanda difficile. Esistono programmi in atto, ma molti sostengono che non siano sufficienti. È vero, mentre alcune persone inseguono i propri sogni, altre cercano solo di sopravvivere giorno per giorno. Lezione 11. La conoscenza apre le porte. Sai, ho pensato che ampliare le mie conoscenze potrebbe aprire significativamente maggiori opportunità per la mia carriera. È un'ottima mentalità. Ampliare le proprie conoscenze non solo aiuta professionalmente, ma arricchisce anche la propria vita personale. Esatto. Imparare cose nuove può portare a percorsi ed esperienze inaspettate che non avresti mai pensato possibili. È affascinante come l'istruzione possa trasformare la tua prospettiva e persino le tue cerchie sociali. Sì, e credo che più impariamo, più saremo attrezzati ad affrontare le sfide che ci si presentano. Assolutamente sì. Inoltre, è motivante pensare che ogni conoscenza possa essere un trampolino di lancio verso qualcosa di più grande. Non potrei essere più d'accordo. È come investire in se stessi, e i rendimenti possono essere incredibili se si rimane impegnati. E il bello è che l'apprendimento può avvenire ovunque, non solo in classe. Esatto. Che si tratti di viaggiare, leggere o anche solo di conversazioni coinvolgenti, ogni momento è un'opportunità per imparare. Lezione 12. Arte dall'ordinario. Ehi, hai mai provato a trasformare materiali comuni in opere d'arte? L'ho fatto davvero. È incredibile come oggetti di uso quotidiano possano essere riutilizzati per creare qualcosa di bello e significativo. Sembra interessante. Quali materiali hai usato per i tuoi progetti?
Ho lavorato con cose come vecchi giornali, tappi di bottiglia e persino ritagli di tessuto per creare pezzi unici. Wow, mi piace tantissimo questa idea. È come dare una seconda vita a cose che altrimenti verrebbero buttate via. Esatto. Inoltre, è un ottimo modo per esprimere la propria creatività, rispettando l'ambiente. Posso solo immaginare quanto sia gratificante vedere qualcosa di bello emergere da qualcosa di così ordinario. Lo è davvero, e il processo creativo è tanto piacevole quanto il prodotto finale. Allora, qual è il tuo pezzo preferito tra quelli che hai realizzato? Lezione 13. Indicazioni per il supermercato. Sono un po' perso, puoi aiutarmi a capire dove andare adesso? Certo, se vedi il supermercato, il passo successivo è girare a destra all'angolo. Ah, ora vedo il supermercato. Quindi, dopo aver girato a destra, cosa dovrei fare? Dopo aver svoltato a destra, proseguire dritto fino al semaforo. Capito. E poi, al semaforo devo svoltare a sinistra o a destra? Al semaforo, svoltare di nuovo a destra per dirigersi verso il parco. Perfetto. Apprezzo il tuo aiuto, è sempre utile avere indicazioni da qualcuno che conosce la zona. Nessun problema. È facile perdersi se non si ha familiarità con le strade. Esatto. Cerco sempre di avere una mappa, ma a volte è più facile chiedere. Lezione 14. La vita dopo la pensione. Sai, sono passati 5 anni da quando mi sono ritirato dal tennis agonistico e mi manca ancora l'adrenalina. Immagino. Ma cosa è successo che ti ha portato a ricorrere alla procedura d'urgenza? Beh, durante una partita informale, ho sentito improvvisamente un forte dolore e ho dovuto correre in ospedale. Sembra terrificante. Sono riusciti ad aiutarti subito? Sì, per fortuna hanno eseguito una procedura che mi ha salvato la vita. Mi ha fatto riconsiderare tutto. Deve essere stato un campanello d'allarme per te. Come ti sei sentito dopo tutto questo? Mi sentivo grato ma anche un po' perso, mentre cercavo di capire cosa fare dopo, senza il tennis. È naturale sentirsi così. La transizione può essere dura dopo la fine di una parte così importante della propria vita. Assolutamente. Ora cerco di mantenermi attivo anche in altri modi, ad esempio allenando i giocatori più giovani. Lezione 15. Articoli da toeletta per ogni occasione. Ho pensato a quali articoli da toeletta mettere in valigia per il mio viaggio, hai qualche buon consiglio? Certamente. È fondamentale considerare il clima della destinazione quando si sceglie cosa portare. Ha senso. Dovrei concentrarmi di più sui prodotti per la cura della pelle o dei capelli. Entrambi sono importanti, ma stabilisci la priorità in base alle tue esigenze. Se fa caldo, i prodotti leggeri sono i migliori. È un approccio intelligente. Di solito finisco per portare troppe cose e non usare mai nemmeno la metà di quello che porto. Capisco. È sempre una questione di equilibrio tra essere preparati e viaggiare leggeri. Forse dovrei semplicemente fare una lista per assicurarmi di non dimenticare nulla di cruciale. Una lista è un'ottima idea. Ti aiuta a rimanere organizzato e a portare solo ciò di cui hai veramente bisogno. Vero. Inoltre, preparare i bagagli diventa meno stressante se si ha un piano in mente.
Lezione 16. Il vivace sud-est asiatico. Ho sentito tanto parlare del sud-est asiatico, sembra un posto vivace e pieno di vita. Lo è davvero. La cultura, il cibo e la gente rendono questa esperienza indimenticabile. Ma che dire del Sud America? Come si colloca rispetto al resto del continente? Il Sud America ha un fascino unico, con una storia ricca e paesaggi mozzafiato da esplorare. Interessante. Ci sono posti particolari che consiglieresti in entrambe le regioni? Nel sud-est asiatico non si possono perdere le spiagge della Thailandia. In Sud America, il Machu Picchu è una tappa obbligata. Sembrano fantastici. Mi piacerebbe molto vivere in prima persona la bellezza di entrambe le regioni. Ogni destinazione ha la sua atmosfera, dipende molto dal tipo di avventura che stai cercando. Penso che mi piacerebbero entrambe le cose. L'importante è immergersi nella cultura locale, giusto? Lezione 17. Tecniche innovative in chirurgia. Di recente ho letto di un chirurgo che ha operato personalmente 70 giovani uomini, è davvero impressionante. Lo è davvero. Usare la sua tecnica personale dimostra grande dedizione e competenza nel suo campo. Di quali tecniche stiamo parlando? Ha sviluppato un metodo che riduce al minimo i tempi di recupero e migliora significativamente i risultati. È affascinante. Deve essere gratificante vedere l'impatto positivo del suo lavoro su così tante vite. Assolutamente sì. Innovazioni come questa possono cambiare radicalmente il panorama delle procedure mediche. Mi chiedo come abbia trovato un metodo così efficace. Ci devono essere volute molte ricerche e prove. Certamente, l'apprendimento continuo e l'adattamento sono fondamentali nella professione medica. È stimolante vedere qualcuno che supera i propri limiti per il bene degli altri. Lezione 18. Percorso accademico. Ho sentito parlare di uno studioso che ha studiato all'Università di Toronto dal 1909 al 1911. Che periodo significativo! Su cosa si è concentrato durante i suoi studi? Si specializzò nelle prime pratiche mediche, che all'epoca erano piuttosto innovative. È incredibile pensare a quanta strada abbia fatto la medicina da allora. Successivamente ha lavorato per Frontier, applicando le sue conoscenze in contesti reali. Deve essere stata un'esperienza impegnativa ma gratificante, soprattutto a quei tempi. Assolutamente sì. È incredibile vedere come i pionieri abbiano gettato le basi per la medicina moderna. Il loro contributo è spesso trascurato, ma è fondamentale per il progresso odierno. È un promemoria dell'importanza della storia nel plasmare il nostro futuro. Lezione 19. Consigli sulla cucina locale. Sto pianificando il mio viaggio e voglio assicurarmi di prenotare l'alloggio in anticipo. Che intelligente! Dove pensi di alloggiare? Non ne sono ancora sicuro, ma vorrei provare la buona cucina locale. Qualche consiglio? Assolutamente sì! Cercate posti che propongano piatti autentici. È un ottimo modo per immergersi nella cultura locale. Adoro provare nuovi piatti, soprattutto le specialità locali. Cosa devo assolutamente provare? Se vi trovate nel sud-est asiatico, non perdetevi il cibo di strada, è delizioso e vario.
Sembra fantastico. Non vedo l'ora di assaggiare tutto, dai noodles alla frutta fresca. E ricordatevi di chiedere alla gente del posto quali sono i suoi posti preferiti, spesso conoscono delle perle nascoste. Ottimo consiglio. Farò in modo di parlare con la gente del posto per avere i migliori consigli. Lezione 20. Piante a bassa manutenzione. Ho pensato di aggiungere delle piante al mio appartamento, soprattutto quelle che richiedono poca manutenzione. Sembra perfetto. Possono davvero illuminare i tuoi spazi e migliorare anche la qualità dell'aria. Esatto. Voglio qualcosa che abbia un bell'aspetto ma che non richieda attenzioni costanti. Le piante grasse sono un'ottima scelta, sono resistenti e disponibili in varie forme e dimensioni. Ne ho sentito parlare. Hanno bisogno di molta luce solare. Prosperano in condizioni di luce intensa, ma possono adattarsi anche a condizioni di luce più scarsa. Ottimo da sapere. Non sono molto bravo a mantenere in vita le piante, quindi questo potrebbe fare al caso mio. Rimarrai sorpreso da quanto sia facile prendersene cura, basta non innaffiarle troppo. Ottimo consiglio. Lo terrò sicuramente a mente quando ne avrò uno. Lezione 21. Capire la fermentazione. Sono curioso di sapere come funziona la fermentazione alcolica. È davvero affascinante. È proprio così. Succede quando lieviti o batteri scompongono gli zuccheri presenti in determinati liquidi. Quindi, in cosa convertono esattamente questi zuccheri? In primo luogo, li convertono in alcol e anidride carbonica, elementi essenziali nella produzione della birra. Interessante. Non avevo idea che il processo fosse così complesso e al tempo stesso naturale. Sì, è una parte fondamentale della produzione di bevande come la birra e il vino. Ottenere i giusti sapori durante la fermentazione richiede molta abilità. Assolutamente sì. Ingredienti e tecniche diverse possono portare a risultati molto diversi. Capisco perché sia un'arte che una scienza. Lezione 22. Consigli per la fotografia. Mi sono appassionato alla fotografia e ho sentito dire che l'illuminazione è fondamentale per ottenere buoni scatti. È proprio vero. La luce naturale può fare un'enorme differenza nel risultato finale delle tue foto. Non vedo l'ora di provare a scattare qualche foto all'aperto. Sembra una sfida divertente. Lo è davvero. Scoprirai che l'ora d'oro, appena prima del tramonto, è spesso il momento migliore. Dovrò pianificare le mie uscite in quel periodo per avere la migliore illuminazione. E non dimenticare di sperimentare diverse angolazioni. La prospettiva può cambiare completamente. Ottima osservazione. Lo terrò a mente quando compongo i miei scatti. Più ti alleni, più diventerai bravo a individuare i momenti e l'illuminazione giusti. Non vedo l'ora di vedere come miglioreranno le mie capacità con un po' di impegno. Lezione 23. Rimanere attivi. Mi piace anche andare in bicicletta e in kayak, sono attività fantastiche per mantenersi attivi e divertirsi. Sembrano modi fantastici per fare esercizio. Quanto spesso riesci a praticarli? Cerco di andare in bicicletta almeno 2 volte a settimana e adoro andare in kayak nei fine settimana, quando il tempo è bello. Ottima routine. Hai un posto preferito dove andare in bicicletta o in kayak? Sì, c'è un bellissimo sentiero vicino al fiume,
perfetto per andare in bicicletta, e il lago lì vicino è ideale per il kayak. Sembra fantastico. Stare nella natura deve essere rigenerante mentre ci si allena. Assolutamente sì. Non si tratta solo di fitness, è anche un ottimo modo per rilassarsi e schiarire la mente. Capisco perché ti piace così tanto. Hai mai pensato di unirti a un gruppo o a un club per queste attività? Ci ho pensato. Sarebbe bello incontrare nuove persone che condividono i miei stessi interessi. Lezione 24. Controllo dei servizi. Prima di prenotare il mio soggiorno, controllerò sicuramente la posizione e i servizi dell'hotel. Ottima mossa. Quali servizi specifici stai cercando nel tuo alloggio? Spero in una palestra e magari in una bella piscina in cui rilassarmi dopo una lunga giornata di esplorazione. Sono ottime opzioni. Una palestra può aiutarti a rimanere attivo anche mentre sei in viaggio. Esatto. Inoltre, avere una piscina è l'ideale per rilassarsi, soprattutto quando fa caldo. Assolutamente sì. E non dimenticare di controllare se offrono la colazione. Può farti risparmiare tempo la mattina. Giusto. Una colazione abbondante è essenziale per affrontare una giornata di visite turistiche. Giusto. È tutta una questione di comodità e comfort quando sei lontano da casa. Non potrei essere più d'accordo. Leggerò anche qualche recensione per farmi un'idea dell'esperienza complessiva. Lezione 25. Negoziazione dei pagamenti. Comprendiamo la tua richiesta e vorrei discutere la negoziazione del pagamento anticipato. Sembra ragionevole. Quali sono le condizioni che state considerando per questa negoziazione? Penso che potremmo concordare un importo iniziale inferiore se in seguito si verificheranno determinate condizioni. Potrebbe funzionare. È importante trovare un equilibrio che sia vantaggioso per entrambe le parti. Esatto. La flessibilità può portare a una partnership complessivamente più proficua. Sono d'accordo. L'importante è assicurarsi che entrambe le parti siano soddisfatte dell'accordo. Giusto. Cerchiamo di delineare quali sarebbero queste condizioni, così possiamo chiarire le aspettative. Ottima idea. Una comunicazione chiara eviterà malintesi in futuro. Assolutamente. Non vedo l'ora di trovare un accordo reciprocamente vantaggioso. Lezione 26. Fornire feedback. Ottimo. Sono aperto a qualsiasi feedback tu abbia riguardo al progetto. Innanzitutto, consiglio di utilizzare i titoli per organizzare meglio il contenuto. Ciò rende la lettura molto più semplice. È un'idea fantastica. I titoli chiari possono guidare il lettore attraverso i punti principali. Esatto. Aiuta anche a suddividere le informazioni in sezioni più comprensibili. Mi assicurerò di incorporare questo suggerimento. Cos'altro pensi che dovrei migliorare? Potresti valutare l'aggiunta di elementi visivi. Possono migliorare la comprensione e il coinvolgimento. Ottima osservazione. Le immagini possono davvero aiutare a trasmettere idee complesse in modo più efficace. Giusto. Assicurati solo che siano strettamente correlati al contenuto per ottenere il massimo impatto. Apprezzo i tuoi suggerimenti, miglioreranno sicuramente la qualità complessiva del progetto. Lezione 27. Preparazione per le attività all'aperto.
Devo ricordarmi di mettere in valigia un repellente per insetti. Non voglio assolutamente che le zanzare mi diano fastidio. Si tratta di un elemento fondamentale, soprattutto se si prevede di trascorrere del tempo all'aperto. Esatto. Non c'è niente che rovini una bella escursione come essere invasi dagli insetti. Giusto! Potresti anche voler portare con te degli abiti leggeri che coprano la pelle per una maggiore protezione. Ottimo consiglio. Mi assicurerò di indossare maniche lunghe e pantaloni, soprattutto al tramonto. Inoltre, è consigliabile indossare abiti chiari, tendono ad attirare meno insetti. Non lo sapevo. Lo terrò sicuramente a mente quando farò i bagagli. Tutto sta nell'essere preparati in modo da poter godere appieno del tempo all'aria aperta senza distrazioni. Assolutamente. Voglio concentrarmi sulla bellezza della natura, non sullo schiacciare insetti. Lezione 28. Viaggio verso l'aeroporto. Non dovrebbe volerci molto per raggiungere l'aeroporto, ho controllato gli aggiornamenti sul traffico. Fantastico! Hai fatto una lista di tutto ciò che devi portare? Sì, ho tutti i documenti necessari e l'essenziale per il viaggio. Perfetto! È sempre bene controllare attentamente il passaporto e gli eventuali biglietti. Sono completamente d'accordo. Di solito tengo tutto in ordine in un portafoglio da viaggio per averlo sempre a portata di mano. È una mossa intelligente. Ti fa risparmiare tempo e riduce lo stress quando sei in giro. Esatto. Ho anche impostato dei promemoria per uscire prima, nel caso di ritardi imprevisti. Questa è una strategia saggia. È meglio arrivare presto che rischiare di perdere il volo. Assolutamente. Preferisco passare più tempo in aeroporto piuttosto che avere fretta. Lezione 29. Avventure escursionistiche. Ciao, ho sentito che ti piace fare escursioni. Come hai iniziato? Sì, mi è sempre piaciuto stare all'aria aperta ed esplorare la natura. Mi dà tanta gioia. Sembra fantastico. Qual è stata la tua prima esperienza escursionistica significativa? La mia prima grande escursione è stata in montagna con un gruppo di amici ed è stata mozzafiato. Posso solo immaginare i panorami. Hai incontrato qualche difficoltà lungo il percorso? Assolutamente sì. Abbiamo affrontato sentieri impegnativi, ma il senso di realizzazione ci ha fatto ripagare lo sforzo. Che ispirazione! È bello scoprire come le sfide possano trasformarsi in esperienze gratificanti. Assolutamente sì. Ogni escursione ti insegna qualcosa di nuovo, che si tratti della natura o di te stesso. Mi piacerebbe molto unirmi a te per un'escursione qualche volta, sembra un'avventura meravigliosa. Lezione 30. Esplorare le alternative. Per me è facile aprire le email senza pensarci e seguire solo i movimenti. Esatto. È molto meglio cercare approcci alternativi che mantengano le cose fresche. Sono d'accordo. Cambiare le routine può portare a risultati più produttivi e a una maggiore motivazione. Giusto. Hai mai pensato di stabilire obiettivi specifici per la gestione della tua posta elettronica? Ottima idea. Potrei dare priorità ai messaggi importanti e rispondere per primi. Sì, e magari potresti anche riservare momenti specifici durante il giorno per controllare le tue email. In questo modo posso evitare di controllare costantemente la posta in arrivo e concentrarmi su altri compiti.
Esatto! Si tratta di creare un equilibrio che funzioni per te e ti mantenga organizzato. Ci proverò sicuramente, sembra un ottimo modo per migliorare la produttività.